tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione vedremo 7 latinismi che vengono comunemente utilizzati in italiano, vale a dire parole latine che sono entrate nella lingua italiana nella loro forma originale e che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Come sapete, l'italiano è una lingua neolatina o lingua romanza, così come lo spagnolo, il francese, il portoghese, il ladino, il rumeno, quindi sono tutte lingue che sono derivate dal latino. Poi, tra l'altro, anche l'inglese, il tedesco, seppure sono lingue di origine germanica, in realtà sono state molto influenzate dal latino, quindi possibilmente queste parole che vedremo oggi vengono utilizzate anche in inglese e anche in tedesco, ma poi abbiamo anche lingue slave come il russo che in realtà, anche se appunto non sono della stessa famiglia, non sono ovviamente lingue neolatine, ma lingue slave, in realtà sono state anche loro influenzate dal latino, quindi il latino è una lingua molto importante proprio nell'evoluzione di tantissime lingue. In questa lezione non ci concentreremo sull'evoluzione dell'italiano dal latino, possibilmente un argomento per una prossima lezione, ma vedremo appunto 7 parole latine entrate in italiano nella loro forma originale, quindi vedremo cosa significano e come vengono utilizzate. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano, ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Prima parola latina di oggi è alter ego. Alter ego letteralmente in latino significa un altro me. E che cos'è un alter ego? Chi è un alter ego? In realtà è una persona che può sostituire a pieno titolo, pienamente, un'altra persona e che ha la facoltà di decidere in suo nome. Quindi un sinonimo potrebbe essere per esempio un sostituto. Però alter ego ha anche un significato secondario come un altro sé, quindi una personalità secondaria all'interno della stessa persona con caratteristiche nettamente diverse rispetto alla prima. Un esempio reso molto famoso in letteratura dell'alter ego è per esempio Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ok? Quindi due personalità completamente opposte, nettamente distinte, che però convivevano all'interno di una stessa persona, d'accordo? E questo è il termine alter ego, esiste, ovviamente viene utilizzato anche in inglese. Ecco, qui io mi riferirò solamente all'inglese, comparando appunto italiano e inglese, come utilizzano queste locuzioni latine. Comunque sì, viene utilizzato in inglese, però la pronuncia è all'inglese, più alter ego, alter ego. In realtà la pronuncia originaria latina è alter ego. Seconda parola latina di oggi è extra. Extra, che in latino letteralmente significa fuori e infatti denota qualcosa che è fuori dal comune o dal normale o qualcosa di straordinario anche. Per esempio, posso dire, questo mese abbiamo avuto un'entrata extra, quindi un'entrata fuori dal normale, un'entrata anche in più, ok? Un'entrata straordinaria. E poi il termine extra viene anche utilizzato specie nel linguaggio, più parlando di hotel per esempio, parlando di un prezzo che costituisce un sovrappiù, come dire, rispetto al prezzo base. Quindi il prezzo dell'hotel possiamo dire comprende solo la camera, la colazione è extra, quindi va pagata in più, quindi è un sovrappiù rispetto al prezzo base, quindi viene utilizzato anche in questa terminologia specifica, soprattutto riferendosi a prezzi e magari una parte, in realtà un certo servizio che è in più, quindi in sovrappiù, in più, che va pagato a parte rispetto al prezzo base. E comunque ecco, extra lo utilizziamo anche in inglese molto molto comunemente. Terza parola latina di oggi è alibi. Alibi che in latino letteralmente significa altrove
ed è una parola che viene utilizzata in un contesto poliziesco, quindi ambito poliziesco, per riferirsi a quando si chiede all'imputato o alla persona indiziata di dover provare in realtà che si trovava in un luogo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il delitto o il misfatto. Quindi è quella giustificazione, diciamo, più per esteso, si riferisce proprio alla giustificazione o anche avere una scusa, un pretesto, d'accordo? Quindi si dice avere un alibi, ecco, quando si ha una giustificazione, un pretesto o una scusa. Quindi alibi, tra l'altro, viene utilizzato anche in inglese, ma con una pronuncia inglese, alibi, penso. Ecco, correggetemi se mi sbaglio, però ecco, non si dice alibi, ma alibi, ok? E niente, quindi questo per alibi. Quarta parola di oggi è curriculum vitae o più comunemente abbreviato in CV. Allora, CV, un curriculum vitae in latino significa letteralmente il corso della vita ed è vitae è la forma del genitivo in latino, ok? Quindi del complemento di specificazione. Che cos'è un curriculum vitae? Il curriculum vitae è quella domanda, quel documento che si manda via, che una persona che sta cercando lavoro manda via a un potenziale datore di lavoro, a una potenziale azienda in cui vorrebbe appunto che l'assumesse. Quindi questo appunto è il curriculum vitae e dettaglia proprio una lista di tutte le esperienze lavorative e anche di studio, più anche competenze linguistiche o informatiche che la persona, che il candidato ha. Quindi curriculum vitae oppure CV. Viene utilizzato anche in inglese come curriculum vitae oppure CV, abbreviato in CV, con una pronuncia ovviamente della CV, ok? Quinta locuzione latina di oggi è quid pro quo, che sentirete anche utilizzare come qui pro quo. E originariamente era il titolo di una sezione che in alcune compilazioni farmaceutiche del tardo medioevo indicava che una medicina poteva essere data al posto di un'altra. Poi questo diciamo significato in realtà si è esteso a indicare un malinteso, a indicare equivoco oppure lo scambio di qualcosa per qualcos'altro, questo proprio in un contesto colloquiale o anche letterario, d'accordo? Quindi l'espressione più utilizzata adesso per indicare proprio un malinteso. In inglese però quid pro quo non viene utilizzato in questo, con questa accezione, ma più per indicare uno scambio reciproco di beni e favori, un po' una contropartita, un compromesso, io ti do qualcosa e tu mi dai qualcos'altro, d'accordo? Quindi questo definiamo quid pro quo in inglese, che in realtà in italiano per riferirci a questa particolare accezione, a questo particolare contesto in cui io do qualcosa e mi viene dato qualcosa, appunto il ritorno, allora diciamo do ut des. Quindi utilizziamo comunque una locuzione latina, ma è do ut des. Sesta parola latina di oggi è ultimatum. Allora, ultimatum viene utilizzato molto nel linguaggio diplomatico e si riferisce a quando uno Stato manda una serie di ultime proposte a un altro Stato e queste proposte non sono più negoziabili in realtà. Quindi si riferisce proprio all'ultimo avvertimento anche che viene dato a un altro Stato prima che la situazione degeneri o che magari si entri in una guerra, d'accordo? Quindi questo appunto è l'ultimatum. Poi per estensione in realtà ultimatum viene utilizzato come sinonimo di ingiunzione, di intimazione definitiva o perentoria che se non viene rispettata si incorrerà in una certa punizione. Per esempio posso dire ho mandato un ultimatum a Laura e se non mi dice la verità non le parlerò più. Quindi vedete che c'è questa cosa che se lei non rispetta la mia condizione sarà punita. Ecco, quindi questo è appunto il senso di ultimatum nel linguaggio poi di tutti i giorni. E si usa anche in inglese, ecco, si usa in inglese però come ultimatum. Quindi leggermente, ecco, la pronuncia diversa dall'originale ultimatum latina.
E settima parola latina di oggi è bonus. Bonus, che in latino è un aggettivo ed è l'aggettivo buono, ok? Quindi questo è il bonus. E che cos'è il bonus? Il bonus si riferisce a quella forma, a quel piccolo compenso aggiuntivo, o anche potrebbe anche non essere troppo piccolo in realtà, ma è un compenso aggiuntivo che viene dato ai dipendenti, per esempio di un'azienda, quando, specie in premiazione a una certa performance per avere lavorato molto e anche di qualità, e viene dato oltre al compenso base. Quindi specie magari avviene a Natale, intorno alla fine dell'anno, si dà il bonus all'azienda se si sono raggiunti i profitti, se si è raggiunto se si sono raggiunti i target, per esempio. Quindi si può dire: quest'anno l'azienda è riuscita a pagare un bonus del 5% a tutti i dipendenti, d'accordo? Ma è comunque quel compenso aggiuntivo oltre il compenso, oltre il salario base. E poi bonus viene anche utilizzato con un secondo significato come sinonimo di extra e gratuito anche, e in omaggio. Quindi possiamo dire, per esempio, che sono andata al supermercato e mi hanno dato una torta bonus, oppure una torta in omaggio. Ecco, utilizziamo di più in omaggio in realtà piuttosto che utilizzare bonus in questo contesto, però è comunque possibile utilizzarlo. Quindi si riferisce a qualcosa quindi di extra e gratuito che viene dato, che viene offerto, d'accordo? E in inglese bonus ha lo stesso significato di compenso aggiuntivo, però è molto più utilizzato con questo secondo significato di qualcosa di gratuito e di extra che viene offerto, d'accordo? Quindi bonus è molto utilizzato con questo secondo significato in inglese. E poi parola bonus, allora vedete, parole in più e gratuita, titolo omaggio, ecco, che vi offro oggi, è il PS. Allora, PS o post scriptum, che tra l'altro è molto adatta anche questa locuzione a finire la lezione di oggi, perché il post scriptum in latino è semplicemente conosciuto, insomma significa dopo la scritta, quindi è quel messaggio, quell'appunto che aggiungiamo quando abbiamo già finito magari di comporre una lettera e abbiamo già firmato, oppure abbiamo finito di scrivere un'email, oppure un messaggio, anche un SMS, d'accordo? E mettiamo PS, non mettiamo tutta la scritta post scriptum, ecco, questo è per intero, noi mettiamo semplicemente PS e magari facciamo un piccolo appunto, specie magari per ricordare alla persona con cui stiamo parlando per email oppure per lettera qualcosa. Quindi posso dire: ho invitato un'amica per cena tramite email o tramite messaggio, e poi alla fine del messaggio metto PS, non vedo l'ora di vedere le foto della tua ultima vacanza, d'accordo? Quindi è quel piccolo appuntino che si mette alla fine di un messaggio scritto, d'accordo? Quindi questo è il post scriptum oppure PS. E niente, quindi abbiamo concluso così la nostra lezione di oggi sui latinismi in italiano. Questa era una prima parte, in realtà vi farò una seconda parte, possibilmente una terza parte di latinismi, perché ce ne sono davvero tanti in italiano, così come anche in altre lingue neolatine e poi non solo, anche germaniche e slave. Quindi spero che sia stata molto utile anche a rendersi un attimo conto di quante parole latine ci sono poi anche nella vostra lingua. Fatemi sapere se in realtà ci sono queste parole, vengono utilizzate anche nella vostra lingua e con lo stesso significato con cui le utilizziamo in italiano. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!